Questo video è dedicato alle problematiche della spalla. L'articolazione della spalla è un'articolazione molto complessa, costituita da diverse articolazioni e muscoli. I muscoli principali sono il sovraspinato, l'infraspinato, il sottoscapolare, il grande e il piccolo rotondo e il deltoide. Questi muscoli hanno diverse funzioni. L'articolazione della spalla ci permette di compiere una grande varietà di gesti: aprire il braccio o addurre, di flettere ed estendere, di ruotare esternamente e internamente il braccio. Quando subentrano delle problematiche a livello dei tendini, dei legamenti o dei muscoli delle articolazioni della spalla, queste vengono spesso racchiuse, queste patologie, con il nome di periartrite scapolomerale. Di conseguenza questi movimenti possono essere compromessi e creare dolori proprio nei gesti anche quotidiani. Ora vediamo insieme quali esercizi possiamo fare per ridurre il dolore, migliorare la funzionalità della spalla, la mobilità articolare, l'elasticità e il rinforzo muscolare. Prima di iniziare questi esercizi vi consiglio comunque di consultare il vostro medico di base o il vostro fisioterapista di fiducia per scegliere insieme a loro gli esercizi più idonei per la vostra problematica e creare così una sequenza personalizzata. Se durante l'esecuzione degli esercizi avvertite dolore o una sensazione di fastidio, potete fermarvi oppure ridurre l'ampiezza dei movimenti e il numero di ripetizioni degli esercizi. Prima di iniziare gli esercizi per le spalle è importante dedicare qualche minuto al riscaldamento delle spalle e delle braccia. Iniziamo con delle piccole circonduzioni solo delle spalle, braccia rilassate, gambe leggermente divaricate, ginocchia leggermente piegate. Inspiro ed espiro, in avanti e indietro. Poi facciamo delle circonduzioni più ampie anche con le braccia, indietro e in avanti, sempre respirando. E poi delle abduzioni, apro al massimo e ritorno, fino a dove posso. Ok? E alla fine facciamo delle extra rotazioni e delle intrarotazioni. Apro e chiudo. Spalle basse, gomiti alti, braccia 90 gradi e rilasso. L'ampiezza dei movimenti dipende dalle caratteristiche della vostra spalla. Si può migliorare aumentando gradualmente. Questo esercizio è chiamato pendolo di Codman ed è utile per decottare e rilassare l'articolazione della spalla. Abbiamo bisogno di stenderci in questa posizione prona su un lettino o anche sul letto o su un tavolo. Dobbiamo portarci bene con la spalla oltre la superficie di appoggio in modo che sia libera e rilassata. Dobbiamo utilizzare un pesetto che può essere da mezzo chilo o da 1,5 kg circa. Possiamo anche utilizzare delle bottigliette piene d'acqua o di sabbia, come siamo più comodi. Ci posizioniamo, spalle, schiena rilassate e il braccio rilassato, il pesetto sulla mano, e semplicemente possiamo rimanere fermi qualche minuto a rilassare la spalla, semplicemente respirando. E poi possiamo effettuare in modo sciolto delle circonduzioni in un senso e nell'altro, oppure dei movimenti oscillatori. L'importante è che i movimenti vengano eseguiti in modo libero e non forzato, quindi non deve essere un lavoro della spalla, ma deve essere completamente rilassata e sciolta. Quindi i movimenti vengono da sé, quasi per inerzia. Se durante l'esercizio avvertiamo dolore, dobbiamo ridurre i movimenti oppure fermarci. L'esercizio può durare da 1 minuto a un massimo di 5 minuti. L'esercizio del pendolo possiamo eseguirlo anche seduti su una sedia, appoggiandoci alla scrivania o al tavolo dove siamo più comodi. Rilassiamo la fronte appoggiata, le spalle, e sempre con il pesetto o la nostra bottiglia d'acqua facciamo questi movimenti. Spalla rilassata, completamente allungata, e andiamo a eseguire le nostre oscillazioni. Questo esercizio ci aiuta a migliorare la mobilità dell'articolazione della spalla. Appoggiamo la mano sinistra sull'estremità del bastone, in questo modo, con il palmo al centro. La mano destra afferra il bastone più o meno a metà.
Partiamo con le braccia distese verso il basso, in posizione eretta, con le gambe leggermente divaricate, le spalle rilassate. Il braccio destro spinge il braccio sinistro verso l'alto, passando all'esterno fino alla massima distensione. A questo punto, se riesco ad arrivare in questa posizione senza dolore, continuo a fare una leggera pressione col braccio destro, cercando di allungare al massimo la spalla e il braccio sinistro. Devo sentire proprio in questa parte l'allungamento. Espiro e allungo. Inspiro, rilasso un po', espiro, allungo. E ripeto per 10 volte questo movimento in modo abbastanza dinamico. Arrivo al massimo, espiro e allungo. Rilasso, inspiro, traziono e allungo ed espiro. Ripetere dall'altra parte 10 volte per parte per 2 serie. In questo esercizio le mani sono nella stessa posizione del precedente, questa volta però il braccio si muove in direzione frontale, quindi partiamo da questa posizione in basso, il braccio destro spinge, il sinistro si fa allungare verso l'alto passando frontalmente davanti al viso e come prima allungo al massimo, espiro e ritorno. Ancora, spingo frontale, il braccio è disteso, si fa stirare bene verso l'alto, il destro spinge, la spalla si allunga, espiro e ritorno. Attenzione a non muovere e inclinare il busto, ma mantenere la schiena eretta e a lavorare proprio solo con l'articolazione della spalla. 10 volte, destra e sinistra, per 2 ripetizioni. Questo esercizio ci serve per allungare il muscolo gran pettorale, che si trova in questa posizione, si inserisce sulla clavicola, sullo sterno, sulle prime coste e arriva sulla parte antero-superiore dell'omero. La sua funzione è quella di addurre il braccio, quindi chiuderlo in questa direzione, sollevarlo anteriormente e partecipa anche insieme ad altri muscoli all'intrarotazione. Insieme al piccolo pettorale, il grande pettorale tende quindi quando sono contratti a portare un pochino in chiusura le spalle e creare tensione proprio su questa zona. Andiamo a massaggiare un pochettino con la nostra pallina da tennis tutta la parte, tutta la muscolatura. Partendo dallo sterno facciamo delle piccole rotazioni in questa direzione verso la spalla e ritorno. Ancora andiamo sotto la clavicola, arriviamo fino alla spalla. Per le donne cerchiamo di evitare di comprimere troppo sopra il seno. Facciamo questo movimento anche avanti e indietro, facendolo proprio scivolare sul palmo della mano che crea un automassaggio e una piccola spinta. Poi ancora delle rotazioni, delle circonduzioni su tutta la parte. Ripetiamo dall'altra parte, cambio mano e faccio lo stesso movimento sull'altra parte. Ripeto da 30 secondi a 1 minuto su ogni lato. In questo esercizio, sempre per allungare la muscolatura pettorale, andiamo a incrociare le mani dietro la schiena, cerchiamo di avvicinare le scapole, spingere il petto in avanti e allungare indietro le braccia, come se qualcuno ci trazionasse per le mani. Inspiro, quando espiro allungo. Le gambe sono leggermente divaricate, alla larghezza del bacino, le ginocchia leggermente rilassate. Inspiro, espiro e allungo. Torno, mantengo per 30-40 secondi e lo ripeto per 2 volte. Per questo esercizio, per allungamento del pettorale, ci dobbiamo mettere posizionati di fianco a una parete, appoggiare il palmo della mano al muro, leggermente più in basso rispetto alla linea della spalla. A questo punto avviciniamo un pochettino i piedi al muro e poi iniziamo a ruotare. Ruotiamo i piedi, il busto, il bacino completamente fino a che non sentiamo l'allungamento nella direzione del pettorale. Espiro e mantengo. Inspiro. Quando espiro provo a ruotare ancora un pochettino, qualche millimetro, allungo e tiro.
Mantengo la posizione 30-40 secondi, lo ripeto per 2 volte, a destra e a sinistra. Ritorno e rilasso. Un altro esercizio per allungare i muscoli gran pettorali, anche simultaneamente, in questo caso sia a destra che a sinistra insieme, lo possiamo fare nell'apertura di una porta. Ci posizioniamo in questo modo al centro della porta, appoggiamo le mani agli stipiti della porta all'altezza leggermente sotto le spalle. Partendo da braccia piegate, facciamo un passo avanti fino a che ci permette di stendere completamente le braccia e di spingere il petto in avanti. Rimaniamo agganciati con le mani alla porta, espirando andiamo in avanti. Sentiamo bene allungare i pettorali, inspiro ed espiro. Mantengo 30-40 secondi e poi ritorno un passo indietro, piego ancora le braccia e rilasso. Ripeto per 2 volte. Per allungare il piccolo pettorale dobbiamo stenderci in posizione supina sopra il letto, in questo modo, portando la testa proprio sul bordo del letto. Gambe piegate, la schiena ben appoggiata. Portiamo le braccia in estensione dietro e le lasciamo cadere, con i palmi rivolti verso l'alto, e sentiamo bene l'allungamento di questa zona. Respiriamo e manteniamo la posizione 30-40 secondi. Per aumentare, se vogliamo strecciare ancora di più, possiamo prendere dei pesetti da tenere nelle mani e far scendere ancora di più le braccia. Mantengo, respiro e ritorno. Questo esercizio serve per allungare il muscolo sovraspinato, che è un muscolo molto importante per l'articolazione della spalla ed è uno dei 4 muscoli della cuffia dei rotatori. Questo muscolo origina nella parte superiore della scapola e si inserisce sulla parte posteriore dell'omero. La sua funzione è quella di abdurre il braccio, quindi di chiudere, e stabilizza anche l'omero nella sua sede. Per allungarlo possiamo posizionarci in stazione eretta, con le gambe leggermente divaricate, oppure seduti anche su una sedia o a terra su un tappetino. Portiamo il braccio destro in direzione del fianco sinistro, verso il basso, la mano sinistra afferra il gomito, leggermente sopra il gomito, e fa una leggera trazione verso il basso e verso sinistra. Le spalle rimangono rilassate. Quando espiro, traziono. Lascio leggermente e allungo. Inspiro e allungo. Ripeto per 10 espirazioni e ogni volta traziono per 2 volte sia a destra che a sinistra. Questo esercizio serve per allungare il muscolo infraspinato, è un muscolo anche questo importante per la spalla, fa parte della cuffia dei rotatori. L'infraspinato origina dalla faccia posteriore della scapola e arriva fino alla faccia posteriore dell'omero. La sua funzione è quella di extraruotare il braccio. Per eseguire questo esercizio possiamo stare sia in stazione retta che seduti. L'esercizio si esegue in questo modo: porto il braccio destro davanti al petto, con la mano sinistra afferro leggermente sopra il gomito e traziono. Ogni volta che espiro, aumento un pochino la trazione. Allento, inspiro, traziono, espiro. Ripeto per 10 espirazioni per 2 volte, a destra e a sinistra. Questo esercizio serve per allungare questo distretto muscolare, composto dal piccolo e grande rotondo e il sottoscapolare. Ci possiamo posizionare seduti o in posizione retta, le gambe leggermente divaricate, ginocchia rilassate. Portiamo il braccio destro verso l'alto, la mano dietro appoggiata alla base del collo. Con la mano sinistra prendiamo il gomito destro e andiamo a trazionare. Quando espiriamo, facciamo una leggera trazione. Inspiro, espiro e traziono. Ripeto, dall'altra parte, 10 espirazioni, 10 trazioni per 2 volte. Questo esercizio è utile per andare ad allungare la capsula articolare posteriore della spalla. Ci posizioniamo su un decubito laterale, possiamo stare anche su un tappetino a terra, mettiamo un cuscino se abbiamo bisogno, per essere più comodi, e portiamo il braccio perpendicolare e il gomito piegato a 90 gradi. Con l'altra mano afferriamo il polso e spingiamo verso terra. Il palmo della mano guarda il pavimento.
cerchiamo il massimo allungamento, sempre senza percepire dolore. Dobbiamo sentire allungare questa zona posteriore della spalla e del braccio. Manteniamo e respiriamo. Ogni volta che espiro provo ad inclinare un pochino di più. Mantengo ed espiro. 30-40 secondi e ripeto dall'altra parte. Questo esercizio serve per allungare il muscolo deltoide che si trova sopra la spalla, origina dalla parte laterale della clavicola e dall'acromion della scapola che si trova in questo punto e arriva fino alla tuberosità deltoidea che si trova in questo punto dell'omero sul braccio. La sua funzione è quella di abdurre il braccio, cioè di alzare e sollevare il braccio lateralmente. Per andarlo ad allungare portiamo la mano, il braccio destro dietro la schiena nella parte bassa e andiamo ad ancorarla sulla schienale della sedia. Seduti in posizione dritta con la schiena, andiamo a inclinare la testa e il busto dalla parte sinistra e sentiamo la trazione proprio su questa parte. Espirando aumentiamo un pochino l'inclinazione. Ritorno, mantengo per 30-40 secondi, poi ripeto dall'altra parte per 2 volte. Per eseguire questi esercizi abbiamo bisogno di un elastico di questo tipo. È una banda elastica che troviamo nei negozi di articoli sportivi o negozi specializzati. Ci sono di diversi colori che corrispondono alle diverse tensioni. Per scegliere la tensione più adatta a voi occorre sempre consultare il vostro fisioterapista, perché in base alla problematica da affrontare abbiamo bisogno di una forza diversa. Possiamo utilizzarlo comodamente in casa e svolgere gli esercizi anche in casa attraverso l'utilizzo di una porta. Questi esercizi con gli elastici si possono utilizzare per il rinforzo muscolare, nelle problematiche dei tendini e in una fase di recupero funzionale dopo un trauma. Sono utili in particolare nella sindrome da conflitto, questa patologia che vede un eccessivo sfregamento della testa dell'omero contro la volta acromiale della scapola nella parte anteriore. È un'infiammazione dei tendini della cuffia che dà dolore in particolare nella zona anteriore della spalla e a volte debolezza anche di tutto l'arto. Quindi con questi esercizi dove andiamo a rinforzare il gran dorsale e il gran pettorale, che sono 2 abbassatori dell'omero, cerchiamo di ricreare questo spazio e dare sollievo. Questo esercizio si esegue in stazione retta di fronte alla porta. Dopo aver posizionato l'elastico andiamo ad afferrare l'elastico con la mano destra, portando il braccio steso in avanti facciamo una trazione verso il basso tirando l'elastico. In questo esercizio viene attivato il gran dorsale, che è questo muscolo qua, che è un abbassatore dell'omero. Eseguo 10 ripetizioni, respirando. Posso fare da una serie fino a un massimo di 3 serie. Per questo esercizio ci posizioniamo di fianco alla porta, andiamo ad afferrare il nostro elastico, braccio disteso, porto la mano vicino al fianco trazionando l'elastico. Espiro e tiro. Inspiro, lascio. Le gambe sono leggermente divaricate, ginocchia leggermente rilassate, spalle rilassate. Tiro e ritorno. In questo esercizio lavora prevalentemente il gran pettorale, anch'esso un abbassatore dell'omero. 10 ripetizioni da 1 a 3 serie. Per questo esercizio leghiamo l'elastico alla maniglia della porta, ci posizioniamo lateralmente, facciamo lavorare l'arto adiacente alla porta. Sempre il gomito a 90 gradi, braccio e avambraccio, gambe leggermente divaricate, spalle rilassate. Lavoriamo gli intrarotatori della spalla. Per aiutarci possiamo posizionare un asciugamano sotto la spalla, aderente tra il gomito e il fianco. Mantenendo la posizione vado a chiudere e a ruotare verso l'interno. Se voglio raggiungere un pochino più di tensione, accorcio l'elastico e faccio maggiore forza. Chiudo e apro. Espiro, inspiro. Anche qui attenzione a non sollevare la spalla, mantenere la spalla bassa e il gomito ben aderente al fianco, braccio a 90 gradi. Chiudo e apro.
Ripeto 10 volte, da un minimo di una serie a un massimo di 3 serie. Per questo esercizio abbiamo bisogno di un elastico legato alla maniglia della porta. Ci posizioniamo lateralmente con le gambe leggermente divaricate e le spalle rilassate. Un asciugamano viene posizionato tra il gomito e il fianco, braccio e avambraccio a 90 gradi, impugno l'elastico, scegliamo la distanza in base alla resistenza che vogliamo ottenere. Vado a lavorare con gli extra rotatori della spalla, portando l'avambraccio in fuori, ruotando esternamente. Apro e chiudo. Senza sollevare la spalla, mantengo la spalla abbassata e il gomito ben aderente al fianco. Apro, extra ruoto e ritorno. Espiro e inspiro. Ripeto l'esercizio 10 volte, da un minimo di una serie fino a 3 serie. Rinforzo del deltoide. Posizioniamo l'elastico sotto il piede destro e lo afferriamo con la mano destra, palmo rivolto verso il pavimento. Facciamo un'abduzione del braccio fino ai 90 gradi, cioè un'apertura in questo senso. Apro e chiudo. Inspiro, espiro. La tensione la possiamo decidere noi in base alla lunghezza dell'elastico o al tipo di elastico che viene utilizzato. La spalla rimane bassa, il braccio è disteso, il gomito leggermente flesso. E ritorno. Ripeto per ogni lato 10 volte, da un minimo di una serie a un massimo di 3 serie. Esercizio per la mobilità delle spalle. Abbiamo bisogno di un asciugamano arrotolato in questo modo e posizionato dietro la schiena. Il braccio destro fa un'intrarotazione e va a afferrare l'asciugamano nella parte bassa, il braccio sinistro invece nella parte alta. La sinistra lavora attivamente, il destro si lascia trasportare. Facciamo una trazione verso l'alto, espirando e ritorno. Ogni volta cerchiamo di allungare un pochettino di più verso l'alto, sempre restando sotto la soglia del dolore. Proviamo ogni volta ad aumentare un pochettino e ad allungare un po' di più. Ripeto 10 volte per ogni lato. Questo esercizio, chiamato la camminata al muro, può essere utile quando abbiamo una spalla poco mobile o comunque un po' dolorosa. Ci posizioniamo di fronte alla porta o al muro, appoggiamo la mano e lentamente, come se dovessimo camminare proprio con le dita, proviamo ad alzare il braccio, un passo alla volta, fino a dove riusciamo. Se è possibile, proviamo a stenderlo completamente e ad avvicinare leggermente il busto alla porta o al muro in modo da aprire bene la spalla. E poi piano piano ritorniamo. Possiamo fare questo lavoro in modo graduale, un passo alla volta, sempre sotto la soglia del dolore. Questo esercizio ci serve per tonificare e rinforzare i muscoli romboidei, quindi per avvicinare le scapole tra loro, per migliorare la posizione delle scapole. Ci posizioniamo contro il muro. Posizioniamo le mani all'altezza delle spalle, poi facciamo una spinta in avanti e avviciniamo le scapole. Ritorno. Inspiro, avvicino, espiro. Spalle basse. Ripeto l'esercizio 10 volte, da un minimo di una serie a un massimo di 3 serie. Esercizio per rinforzo del gran dentato. Ci serve una palla di spugna morbida, ci posizioniamo di fronte al muro. Appoggiamo la palla all'altezza della spalla e il braccio è disteso. La mano bene aperta, impugna tutta la palla, gambe leggermente divaricate, ginocchia leggermente rilassate. Spingo la spalla e il braccio contro la palla, faccio pressione, schiaccio e ritorno. La spalla va avanti e torna. Espiro, inspiro. Ripetere l'esercizio per 10 volte, da un minimo di una serie al massimo di 3 serie. Possiamo eseguire l'esercizio in questa posizione se abbiamo dolore alla spalla. Teniamo il braccio abbassato a 45 gradi circa, un affondo con la gamba opposta avanti e facciamo lo stesso esercizio spingendo contro la palla.
le spalle aperte e rilassate.